Ciao demonietti, io sono K e vi do il benvenuto in questo terzo episodio di Yo K Draw. Oggi volevo sperimentare un po' e Fizzarolli è stato la mia cavia ideale. Avete visto la sua gif postata su Twitter, o giusto, volevo dire X, per annunciare l'episodio che uscirà oggi? Quella in cui è così carino e coccoloso che mi fa sciogliere il cuore quando sorride. Ah, sono troppo curiosa di sapere cosa succederà! Voi no? Quindi, che cosa faccio oggi? Prenderò un frame di questa gif e andrò a ridisegnarlo con il mio stile. Ma non sarà il Fizzarolli a cui tutti noi siamo abituati. Siete curiosi, eh? Non perdiamo altro tempo. Allora, prima di tutto prendiamo il nostro bellissimo screenshot e analizziamolo. Visto che è una scena che ancora non abbiamo visto, non sappiamo nulla di ciò che sta succedendo. Ad occhio e croce ci troviamo nel circo e questa sembra essere una festa di compleanno. Lo capiamo sia dai palloncini ma anche dai festoni e da questo pacco regalo. Ma di chi sarà la festa? Molto probabilmente di Fizzarolli. Altra domanda che mi sorge spontanea. Chi starà salutando con quel sorriso così gioioso? Volete sapere la mia? Secondo me potrebbe essere Blitz. Ma vediamo cosa succederà stasera nell'episodio. Ora che abbiamo analizzato l'immagine, lo andremo a ridisegnare con il mio stile. Stessa posa, stessa inquadratura. Iniziamo facendo il manichino. Come vediamo già da questo schizzo, le proporzioni sono più realistiche in confronto a quelle dello stile di Vivienne. Questo perché non voglio basarmi troppo su di quello, ma concentrarmi sul mio per renderlo più originale. Come nell'immagine, l'imp non si trova al centro della scena, ma di lato, seguendo un po' la regola dei terzi, ovvero una linea guida per la composizione che pone il soggetto su un terzo a sinistra o a destra dell'immagine. Proseguiamo e delineiamo un po' di più il nostro Fizzarolli. Fermi tutti! Ma K, Fizzarolli non ha le orecchie, perché qui invece sì? Beh, demonietti, credo che lo abbiate ormai capito dalla forma dei denti. Il Fizzarolli che andrò a disegnare io sarà una versione umanizzata. Niente paura, cercherò di renderlo il più simile possibile. Ecco qui, abbiamo il nostro clown in tutto il suo splendore. Ho cercato di lasciargli tutti i suoi tratti distintivi come la sua dentatura. Nello show, se ci facciamo caso, è simmetrica simile a quella di Millie. In questa versione umana ho voluto lasciargli il diastema, quel piccolo spazietto che ha in mezzo ai denti per dargli un po' più di carattere. Altra cosa che ho aggiunto sono stati i capelli che sbucano da sotto il cappello da giullare. Il mio primo pensiero era stato: gli faccio i codini e li coloro come le corna. Ma sarebbe stato altamente più complicato e sarebbe venuto fuori una versione un po' scrausa di Frankenstein delle Monster High, quindi ho optato semplicemente per mettergli il cappello, che poi porterà effettivamente nella sua versione adulta. Che ne dite? Lo potrei colorare? Ma sì, niente inchiostrazione. Proviamo qualcosa di nuovo, qualcosa di frizzante. Per la palette di colori mi sono basata su quella dell'immagine, variandola un po' per creare armonia tra le varie tonalità. Direi di proseguire e completare aggiungendo ombre, luci e infine lavorare sul fondale. Non vogliamo mica lasciare il nostro Fizzi fluttuare in questo spazio grigio, che ne dite?
Oh, credo proprio di aver finito e sono piuttosto soddisfatta di come sia venuto. Le luci mi piacciono moltissimo e fanno sembrare Fizzarolli sotto un riflettore, come per dire che è il protagonista della serata. Ma ora facciamolo vedere a Yojimbo e sentiamo il suo parere. Yoji! Ciao K, allora guardandolo così devo dire che mi piacciono tantissimo sia i colori che hai usato, che sono molto pastello, ma anche la tecnica di inchiostrazione che hai utilizzato. Una cosa che a mio avviso colpisce sono questi effetti di luci che secondo me sono molto belli, ma anche lo stile che hai adottato, che ha qualche rimando secondo me alla Disney, anche se è molto diverso. Infatti è proprio la faccia di Fitz che secondo me sarà lo spazio in mezzo ai denti, ma mi ha ricordato molto Chop. Davvero penso che sia tutta un'altra cosa rispetto all'originale e quasi lo preferisco così. Davvero bello, bellissimo, complimenti. Dai demonietti, non volete anche voi qualcuno che vi guardi e sorrida come fa Fitz in questo disegno? Io sì, assolutamente. Come vi immaginate questo personaggio in forma umana? Così come l'ho disegnato io o in modo differente? Fatemi sapere la vostra qui nei commenti. Diamo ora spazio a qualcuna delle vostre domande che ci avete rivolto in tantissimi negli scorsi video. I disegni per i prossimi episodi di Yo-Kappa Draw si possono mandare sempre? Purtroppo no, nel senso che, intendiamoci, amiamo che facciate questa cosa che ci mandiate i vostri personaggi e le vostre storie, ci rendete super felici, ma preferiamo farlo quando apriamo una nuova selezione. Questo perché siete tanti e riusciamo a gestire meglio i vostri disegni. Perciò vi chiediamo di inviarceli solo quando pubblichiamo qui sulla community le regole per partecipare. Alla prossima selezione scatenatevi e mandateci tutti i personaggi che volete. L'importante è che oltre il disegno ci sia anche una storia. Sarà comunque tutto spiegato nelle regole. Vi chiediamo solo di non mandarli prima dell'apertura della selezione perché rischiamo sennò di perderceli. I personaggi devono essere per forza di Hazbin Hotel e dell'Uva Boss? Assolutamente no, possono essere di qualsiasi cosa o anche totalmente originali. Detto ciò, ringraziamo come sempre tutti i demonietti che ci sostengono con il loro grandissimo contributo. Grazie mille, ci aiutate ad essere costanti tutte le settimane e a creare sempre nuovi contenuti per tutti voi. Se vi è piaciuto questo video schiacciate il tasto dei mi piace come fa Valentino e iscrivetevi al canale perché stanno arrivando nuovi succosissimi contenuti. Oh, e non perdetevi l'analisi e il video sugli easter egg dell'episodio di stasera, che usciranno a breve. Nel frattempo andate a dare un'occhiata alle nostre playlist di contenuti su Hazbin Hotel e dell'Uva Boss. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.